Oggi prepariamo insieme dei panini dolci anglosassoni che si preparano generalmente il venerdì santo, gli hot cross bun. Iniziamo preparando l'impasto degli hot cross bun. Allora, in una ciotola della planetaria munita di gancio mettiamo la farina. Farina Manitoba. Aggiungiamo lo zucchero semolato, il lievito di birra disidratato e le spezie. Chiodi di garofano in polvere, noce moscata in polvere e cannella in polvere. Ora in questa brocchetta, dove c'è già del latte a temperatura ambiente, sguscio un uovo. Aggiungo anche la dose di sale e la scorza grattugiata del limone. Sbatto tutto con i rebi di una forchetta. Ora aziono la macchina e verso nella ciotola il composto a filo. Ora che l'impasto si è incordato, aggiungo il burro fuso tiepido poco alla volta, lasciandolo assorbire prima di aggiungerne altro. In ultimo aggiungo anche l'uvetta, che ho già ammollato, strizzato e tamponato. L'impasto è pronto. Prima di lavorarlo sul piano lo ungo con un po' di burro. Che l'impasto è piuttosto appiccicoso, così potremo lavorarlo senza aggiungere farina. È anche molto elastico perché lo abbiamo fatto incordare per almeno 10 minuti con la planetaria. Adesso lo lavoriamo anche per spargere bene l'uvetta in tutto il composto e intanto formiamo una pallina. Perfetto, lo mettiamo in una ciotola capiente che ho unto, sempre con del burro. Copriamo con la pellicola e lo portiamo a lievitare nel forno spento per 2 ore. Ed ecco il nostro impasto. Avete visto come è lievitato? Qui abbiamo ancora il piano unto con del burro. Lo rovesciamo sul piano, facciamo un salsicciotto che dividiamo in 15 pezzetti da circa 75 grammi l'uno, quindi munitevi di bilancia e tagliamo tutti questi pezzettini. Ora uno alla volta li prendiamo e formiamo delle palline. Le palline sono tutte pronte, prendiamo una teglia, questa misura 23 cm x 33 cm e ci mettiamo dentro le palline. Facciamo 3 file da 5. E ora portiamo tutto quanto a lievitare nel forno spento per un'ora. Vedrete che al ritorno le palline saranno tutte unite. Ecco le nostre palline lievitate. Avete visto come si sono strette tra di loro? Sono bellissime. Adesso dobbiamo preparare una pastella perché poi dovremmo scrivere sopra ogni pallina una croce. Quindi mettiamo all'interno di una ciotola la farina e dell'acqua. Mescoliamo per ottenere una pastella piuttosto densa. Ecco la consistenza. Deve essere una crema densa. La mettiamo in un sac à poche. Prendiamo le nostre palline e per ottenere delle croci precise su ognuna di esse, ecco come fare. Cominciamo prima a fare delle righe in questo modo, in orizzontale, proprio al centro delle palline. E poi facciamo delle righe in verticale, sempre al centro. Avete visto comparire le prime croci? Croci fatte, adesso possiamo infornare i nostri hot cross bun in forno a 200 gradi per 18 minuti. Eccoli qua i nostri hot cross bun, guardate che belli che sono ancora caldi
E adesso possiamo spennellarli con il golden syrup, che non è altro che uno sciroppo zuccherino, vedete, dal colore piuttosto bruno, che serve per lucidarli. Se non lo trovate potete utilizzare dello sciroppo d'acero. Se questo sciroppo dovesse risultare troppo denso, mettetelo per 20 secondi nel microonde, così si fluidificherà. Un mix di aromi uvetta e un profumo che vi conquisterà. Gli hot cross bun sono morbidi e invitanti per una merenda o una colazione golosissima. Se vi sono piaciuti i miei hot cross bun, rifateli a casa e fatemi sapere nei commenti.